Ciao a tutti, siamo Davide e Giorgino. Buongiorno ragazzi. Allora, stamattina siamo ospiti alla festa del maiale di Gattatico. Gattatico con Sant'Ilario, ok? Vicino Parma, fra Reggio e Parma. E dovremmo fare i ciceroni un po' per i macellai che fanno i salami, insomma, faranno gli insaccati, dico bene? Dite niente voi altri. Va bene, dai. È presto, sono le 8:30, si parte con calma perché la festa comincia verso le 9:30. Sicuramente. Ok. O forse. Dai, ci vediamo man mano, facciamo delle riprese, insomma qualche chiacchiera la facciamo. E ci Facciamo vediamo un filmato pezzetti. a pezzetti, dai, e bocconi. Bocconi. Dai, ci vediamo dopo, ciao! Ciao ragazzi, ciao. Allora, siamo arrivati a Gattatico, ok? Viaggio tutto perfetto, guidato bene. Oh, Davide. Perfetto, ok. No, nessun problema, vedo Ok. nessuna sorte. Bene, allora, dietro naturalmente abbiamo il banco con i macellai che stanno preparando il maiale, purtroppo l'hanno già diviso, siamo arrivati un pochino tardi. No, c'è però ancora un pochino da dividere, c'è ancora qualcosina. c'è ancora qualcosina da dividere, però andiamo a vedere, adesso vi faccio vedere un po'. Sono tono che fanno la spalla, c'è il lombo, c'è il Vi faccio un po' una panoramica dell'evento. Abbiamo il praticicciolo che fanno facendo i ciccioli frolli e il panino pork, non mi ricordo. Sì, qualcosa del genere. Adesso andiamo a vedere. E niente, adesso vi faccio vedere un po' il banco qua del maiale. Allora, disturbo i macellai, posso disturbarvi? Vi passo dietro, attento. Allora ve li presento intanto. Lei è il signor Sul mio signora, Fantini, Fantini, mi ricordo l'anno scorso. era Ivo Lampasecco, C'era Ivo, però è malato, mi hanno detto. l'ha fatta apposta. Ah, le sì. mie male, ma piaceva tanto alle mie No, aiuto. perché vedete il fumo che esce perché c'è freschino stamattina. E tu sei invece? Diego? Sì. Bene, guardate, allora lui è già alle prese con una spalla che la sta disossando, sta tirando via la cottica e adesso la spalla è l'anteriore del maiale. Da qua cosa ci ricaviamo? Stamattina, da quel che ho capito, salami, cotechini e salsicce, dico bene? Quello che hai capito, ghetta il microfono via, Sì, la Sì, telecamera, sta il microfono funzionando. lo uso dopo. meglio ancora da capire. Ah, ok, va bene, va bene. Adesso, ok. come capisco quel che vuole, comunque ci si fa cotechini e salami Certo. nella spalla. Potremmo, se qualcuno vuole, anche qualche arrosto, però non lo so, Sì. è andata a sentire la ragazza là. In cucina, va bene, perché poi oggi c'è anche il pranzo. Va bene, quindi la spalla l'anteriore, sì, c'è la spalla e la coppa che è qua davanti. Già adesso. Ok? Va bene, lasciamo lavorare intanto. Un taglio antico che non lo fa più nessuno, anche perché comunque dopo, quando è stagionato, non riesce a tirare via la paletta. Se riesce a tagliarla intera, ma come carne è molto più saporita la spalla, perché è un muscolo che lavora molto di più del prosciutto. Quindi me quando stava sul, stava sempre sulla spalla. Dopo poi Mi dica mo invece, quando il prosciutto, che il maiale si siede sempre da una parte, il prosciutto dove appoggia? Cosa è meglio fare in quel prosciutto lì? ascolta, secondo te, se crea l'Anghirà che ne 7 milioni di persone, No, li vedi? certo, no, non si vede, però è più consigliato. Sì, c'è un po' di differenza, diciamo. Ci può essere che dove picchia sempre il femore, Bravo. può essere qualche cosa. Difetto. O più nervoso, leggermente la carne più nervosa. Questo è il mio problema, perché Bravo. non mai se 3D, Sì. è là che va. Bravo, Ah, sì. bravo. 9 mesi e 3 giorni, Questo era detto in dialetto, ma. E vengono più 66 Il kg. problema, tu lo sai il perché. Eh, Ora quelli del consorzio di Parma del prosciutto sono persone serie e se tu mandi un maiale che non ha 9 mesi, la macellazione la ti so come meno 50 euro perché per sotto è poi le mie in stagionatura. in stagionatura, no, andare in stagionatura ma può essere marchiato Parma. Sì, bravo, Sì, bravo. sì. E allora non essere marchiato Parma costa Non è un meno. prosciutto di qualità. No, non ha il marchio del consorzio, no. è un prosciutto nostrano, diciamo. Sì, però non è da marcare perché non è Consorzio marchiato. comunque sono persone. Sì, sono serie. Tu considera che nella coscia sono tutti tatuati, no? In qualsiasi momento arrivano alla
nascita e all'allevatore. E la macerazione. La macerazione in base al timbro sanitario. Esatto, bravo. Allora, praticicciolo di praticello di Gattatico, ok? Qua abbiamo Leo che ha le prese con la caldaia, con i ciccioli, ok? Alla mescola dei ciccioli. Vi ricordate Leo nel video dei salami che è venuto in cucina? Insomma, nostro amico. insomma è all'opera anche lui oggi. Calderone da 50 kg, dico bene? Sì. E fra un po' veniamo a vedere il risultato. I ciccioli, sì. Va bene, vi faccio vedere un po' la panoramica. Benissimo. Mi raccomando, continua così, Leo, che qua ci deve fare una forma quelle madornali. Cosa? Bellissimo. No. Bravo. Quando torchiano e condiscono il cicciolo, che è la parte più molto importante dell'intervento, ma più che altro è la cottura giusta del cicciolo, che non deve andare oltre, perché sennò sa di bruciato, No, dico bene? altrimenti devo mettere del torchio che è torchiato. Dopo viene torchiato, qui abbiamo qua abbiamo sotto, fatto quella famosa forma. sì, questo qua è il torchio che loro utilizzeranno per schiacciare la forma. Esatto, La domanda, dove il cicciolo si preme via fuori tutta la parte. la domanda che ti faccio è: tu arriverai a fare i ciccioli frolli, quelli croccanti, no? Sì. Per fare quelli morbidi da affettare invece quando bisogna fermarsi in cottura? Ma noi non li facciamo, di solito noi li facciamo sempre frolli belli. Solo frolli? No, non da affettare. Da fare il Vogliono cicciolo fer- montanaro, diciamo. Sì, quello- vuol fermato almeno Le zone sono solo quelli belli. un quarto d'ora prima, 20 Di solito minuti. sì, quando ancora dentro al grasso c'è una Lo percentuale schiacci, di solido. esatto, e lo schiacci scoppia, allora è l'ora di fare il cicciolo da taglio, altrimenti lo fai andare avanti quei 15-20 minuti massimo Sì, in perché più. poi se passi quella soglia... Non va più bene, non legano neanche quelli, tutto a briciolo. Poi può essere che sappiano anche da strino quando. Sì, è chiaro, perché più cuociono, esatto. più tendono ad andare. Insomma. Comunque dal cicciolo frollo al cicciolo occorre un quarto d'ora, non di più. Prima. Sì, vanno levati un quarto d'ora prima. Perché i ciccioli a quei tempi in un quarto d'ora fanno dei passaggi madornali. Sono Cosa? quasi introvabili, Il prete, quello lì, Giorgino. Proprio al verbo. Cappello del prete. Però stagionato, vedi? Sì, perché questo qua è già un bel 20 giorni, un mese che ce l'ha al gelo. Invece appena fresco è rosa chiaro. Sì, sì. Come prende che esce un po' di salamoia, fa tutto Perché? come sulla cotenna. Questo Vabbè, che- però questo è un salume. È un salume da cotto. Da cuocere. Da cuocere, Ah, 12 ok. ore d'ammollo, Questo 3 ore e qui- mezza di cottura. Ah, ok, pensavo fosse una è la cotica della spalla perché la più tenera, più sottile. Proprio il gomito. Sì. Il gomito della spalla. E lo cuci proprio. Sì. sì. Adesso il problema gravissimo è che non si trovano mica i cucitori. Mica gli spè. Allora, i cucitori che si trovano sono persone dai 70 agli 80 Ah, anni, dico, beh, ma oppure io lo qualcuno facevo. che ha imparato come hobby a cucire il prete, qualche giovane che però lo fa come hobby. Non puoi mica dire tu vieni da me che ti pago a contratto a cottimo, perché si cuce a cottimo qua, non si va al pezzo. Cuci a €1 al pezzo per dire. Sì. Non si va all'ora, perché allora non rendi mica niente, non rendi, Posso. Sì, papà. Sì, la Lega come lingue. Che adesso che ha fatto tutti i passaggi, quando è finiti i raccordi, E ci vuole una corda medio sottile, non c'è una corda grossa. bravo. E neanche fine, perché fine fa il taglio. Sì, bravo. Fa il taglio nella cotenna, la medio grossa. Una corda media. Media. Non ti fa il buco, ti fa un buco, presente come una goccetta unica, una passata unica? Sì. Ti fa una passata unica. Sì, poi bisogna cosire un po' in dente, se no quanto il corso. Piace. Abbiamo anche la coppa. Ok. Tirano via questi che. Almeno io farei... Che cosa dici? Va bene? Perfetto. Qua abbiamo la parte del lardo, la pancetta. Lo diciamo piano, Giorgino. Però ormai non c'è più carne per fare i salami. No. Hanno venduto tutti questi macellai. Nel frattempo. Avevano solo un mezzo maiale. Solo mezzo maiale, sì, la testa è una però.
Vabbè, dai, ce la fai la prossima volta. Sì, sì. No, Sì. ma c'è niente di strano, cioè, per loro è bello Ah, certo. È sempre un bel fatto. Esatto. E me è un fatto. Ah no, è bello È che una cosa comunque, fatta che dovrebbe fare. comunque è bello in piazza, Sì, sì. è strano vedere proprio la fila di persone che acquistano la carne così. Sì, sì. Ok. Allora i budelli gentili e sottogentili, ma come li avete preparati? Li abbiamo messi a bagno, acqua tiepida, un po' di sale e un po' d'aceto. Non troppo aceto perché sennò li cuoce. Non va bene. Mi scusi la domanda, ma come mai il sale? Ma un po' di sale già ce l'hanno loro. Perché vengono salati, noi li dissaliamo, non li saliamo. Un po' ce lo mettiamo perché è sempre un abbattimento Del battero. sempre la carica microbica. E sai, delle volte il budello ha una carica microbica abbastanza alta, allora con un po' di sale Vabbè, però noi- quelli erano budelli già sotto sale. già sono. Invece noi facciamo aceto come ha detto lei, limone e aglio. Un po' d'aglio ce lo mettiamo anche noi. Bravo, sì, sì. Però io le dico la verità, la presa del Sì, sale è una novità per me. Dici no? Cambia poco perché Ah, cambierà poco di sicuro. un sin d'acqua a 40 budette come un po' di Oh sì, bravo, sono d'accordo. Sì. L'importante è che la mia di mondi assai perché Bravo, se no con il modello, sì, è vero. E a dividerlo che si fa fatica. Due. No, dividere tutta la carne. Quando è fredda la carne ha ragione, lui Sì, vuole si lavorare vede che è una persona esperta. Si vede che è una persona esperta, sa dove mettere il coltello, però quando la carne è fredda la devi tirare, devi andare dentro, devi serrare. Senta qua che maiale. Vero? Fa vedere? Lì nel braccio. Senta madonna. Intanto se volete venire da questa parte c'è il macellaio, i macellai che stanno preparando un prosciutto, lo stanno per disossare, se volete vedere come si fa, vi fanno vedere. Quindi adesso questa cottica che va a tirare via dal prosciutto, quella cottica che è stata tirata via dalla spalla, dalla pancetta, viene tenuta da parte e verrà messa poi nei cotechini. I cotechini li budelliamo dentro che budello? sempre utilizziamo quelli di manzo perché sono più robusti. Ok, bravo. La diatriba è maiale o manzo, il budello di maiale si utilizzava una volta perché è più debole e in cottura è facile che si rompa il cotechino. Quindi ultimamente si utilizzano i budelli di manzo che sono più robusti. Qui abbiamo l'osso del bacino che lo andrà a estrarre e poi verrà disossato e diviso in pezzi. Poi uno può decidere da una coscia cosa può ricavare. Può ricavare delle bistecche, degli arrosti, in questo caso qua si può decidere se fare dei salami oppure si poteva decidere di tenere il prosciutto intero e stagionarlo intero. Culatello, la culaccia. Intero rimane solo il prosciutto, dopo se uno vuole fare pezzi si può fare culatello, culaccia. Allora se tu devi fare il culatello, Sì, è quello lì il culatello. Staglia. guarda, di qua, vedi qua, Sì, sì. poi giù. Ci vuole poi la vescica, L'importante è non tirare, perché se il tessuto connettivo si apre, il culatello quando si stagiona va dall'aperto e da fermo. Sono i tessuti connettivi che lo tengono fermo. Allora quando fai quel lavoro lì non c'è da tirare, c'è da tagliare senza tirare. sì. Quello lì diventa il fiocchetto, vero? Sì, avete preso quel maiale lì, 3 quintali. Ah, Oh, sì. Era stato 170-180 kg vivo. Guardate il prosciutto, si vede nel prosciutto. che grassi è? No, ma si vede nel prosciutto e nello stinco. Viene dall'inalca questo.
Vende Cremonini questo maiale? No, era meglio. No. Un maiale da 670-680 kg massimo. Adesso lui ha preparato il taglio del culatello. Da questo pezzo che ha ricavato Vogliono i ciccioli. sì, Che ti resto qua, lo tagli qua, sì, viene via il pezzo del pesce, diciamo, della perina, leghi subito, e poi si sacca nella vescica. vedi che è rimasto più usato. Certo, Che se tu lo tiri qua, i tessuti connettivi si aprono e quando lo vai a stagionare, uno va dall'aperto e uno va dall'aperto. cioè, viene prima però legato e poi salato, attenzione. Allora, intanto Diego, che è il macellaio che sta preparando il tritacarne, sta cambiando la piastra del macinino, chiamiamolo macinino. Vedete, ha dei fori che a me sembrano del 10 qui. Del 10, quindi vuol dire che stanno per fare i cotechini. Fai salami col 10 tu? Ok, quindi adesso andranno con la prima fase di macinatura e voi sapete che in base alla piastra che montano cambia la grana del salame, cambia un po' la grandezza e la consistenza. Noi assieme a Giorgino che è qua davanti, che è il mio maestro anche lui, noi utilizziamo l'otto, i buchi dell'otto, un pochettino più fine, mentre invece per la salsiccia vuole utilizzato più fine. Immagino che qua anche la fate più fine con la salsiccia. Anche i cotechini, cioè. L'otto. Con 6 cotechino. Sì. Il mio sì. Capito cosa dicevo? Dico che noi la carne, prima di macinarla, la saliamo, non dopo, prima. Dopo ci mettiamo le altre spezie e tutto il resto, oppure anche tutto Dopo ci va insieme. solo il sale, il pepe in grano e il vino. E dopo ci va solo il pepe in grano e il vino, però noi siamo abituati che quando è così cambia qualche cosa per voi. No. Quando è stesa, fai dei buchi, Sì, stendi a modo il sale, poi la meschi bene, sì. No, il fatto è questo, macellaio, che deve avere 10 kg di carne da fare quello come ha detto lei, ma se ha 100 kg di carne, doverla mescolare per bene è mica facile. Se lei la sala prima, la mescola e poi la macina, è già in particolare... E poi la mescola ancora, naturalmente. Una misura Quindi poca è adesso giusta. la fase più scocciante del salame è proprio la mescolatura, perché quando c'hai tanta carne sul tavolo, e una volta si mescolava tutta a mano, ci si metteva in 4 e in 5, sì, certo, però Ma Davide, molte macellerie hanno Davide, era anche dovuto perché una volta i coltelli della macchina erano in ferro, quindi col sale si rovinavano. qua sì. E loro non andava bene tritare la carne col sale. Adesso è tutta roba, quindi puoi fare quello che vuoi. Allora, si stende il macinato, con le dita si fanno dei buchi e poi adesso si va a mettere la concia, che è poi il sale e gli aromi che avete visto che hanno messo. Sale, pepe, c'è uno speziatore con un mix di spezie e una noce moscata grattugiata. Adesso, come dicevo prima, la fase più scocciante, diciamo, è proprio la mescolatura, perché bisogna lavorarlo a mano finché la carne non fa il filo. Vedi, Norcino, vedi la differenza da 20 kg a 70? Che fosse salata prima, poco, è vero? Allora, vedete il budello com'è? Allora, il budello naturalmente ha due versi. Uno, la parte interna, dove questo è un budello gentile. Il budello gentile non è altro che la parte finale proprio dell'intestino, diciamo, detta proprio come va detta, dove esce la cacca, il sedere. Quindi vuole sciacquato molto bene. Già quando li compri sono già disinfettati, ma comunque bisogna sempre rilavare e risciacquare. Diciamo, vengono lavati perché la parte interna c'ha del grasso, quelli che quando ci fanno la colonoscopia trovano i polipi, sono quei pezzettini lì che vengono tolti, e la parte che risulta interna quando il maiale è vivo verrà poi lasciata esterna nel salame, quindi la carne non verrà a contatto con l'interno del budello, verrà a contatto solo con la parte esterna. Vedete che è stato rivoltato
viene poi legato da una parte, adesso in questo caso magari il budello è già legato da una parte, dico bene? Cucito, questi qua sono quelli cuciti. Ecco, si infila il budello dalla parte esterna, diciamo, quindi la carne è a contatto con l'esterno del budello. Adesso sto cercando un forino, sicuramente, ecco sì, perché vuole forato un po' all'inizio per far uscire l'aria. Ecco, adesso pian pianino, girando la leva, il pistone va avanti e la carne esce per riempire il budello. No, anche subito. Con l'enghe dopo, con neter. Appena avanti. Il falcione. No, tacco scherzo. Tagliamo È geloso di qualcosa. Ecco, pian pianino il budello si riempie. Normalmente si fanno prima tutti, poi pian pianino si legano. Adesso andiamo con la fase di legatura. Ma io vedo lo stinco, stinco. Viene fatto il bordino, il salame, quindi viene tirato su il budello, doppio nodo e poi si inizia con la legatura classica. Bastano 2 o 3 strangoli, 3, 4, dipende da quanto viene. Però una volta i norcini erano molto avari di legature perché la corda costava. Questa è la fase della legatura del salame. Una volta fatto veniva appeso normalmente dentro delle stanze dove c'era il camino acceso, dove si faceva la stufatura. Si manteneva lì per qualche ora finché il budello non era asciutto e poi veniva messo in stagionatura. Una cosa importantissima, bucarli. Sì, con la bucatura lì. Se no vanno male. La bucatura lì permette alla carne di spurgare l'acqua durante proprio il periodo. Adesso sta facendo la salsiccia qua. Ok. Sta filmando già, sta andando da stamattina che registra, capito? Tutto quello che avete detto, attenzione. Guarda che comunque i diritti d'immagine non devi dare di soldi. No, ma le taglio le facce io. Così. C'ho i coltelli buoni anch'io. Signori, grazie delle 4 chiacchiere e delle cavolate, ok? Andiamo ai ciccioli. Allora, adesso cosa succede? Allora, si mette l'alloro a fine cottura, L'alloro dentro. No. Ah, c'è la base. per fare il calderone, sì. Dopo. Quindi viene ammollata, esatto, l'alloro cosa dà? Un profumo particolare. Aroma. A Roma o a Lazio? A Roma. A Roma. Qua la chiamano la pizza fritta, Giorgino, no? Le frittelle, chiacchiere. Sacco di juta. La pesta da caserle, quella lì. Sì. È una pesta da caserle. Dove fanno le forme. Infatti noi andiamo sempre a prendere il casello. Gli inferni fanno a legno invece che fa tutto in acciaio. Io ho quello lì vecchio, c'è il piano in legno, dopo il piano dove vengono schiacciati l'acciaio. Però sulla piattaforma base sotto è di legno. Io ci mie fate sempre tutti in acciaio. Il legno non è in legno, neanche in acciaio. Solo in cestellone. Sì, anche io. Perché poi praticamente di tutto quel grasso lì rimane solo la parte magra. Anche il mio, solo che non è fatto. L'ha fatto mio padre. Il mio sopra al cestello quello Com'è? era basso che ho fatto. Diventa bianco come la neve quello lì. Ecco, Archimede dice datemi una leva, Un punto d'appoggio. e gli stringerò i ciccioli. Sì. Sì, perché sennò rimane... Non si schiaccia bene. Non diventano croccanti. Già. Guardiamo cosa è venuto fuori di tutta quella roba lì. Fate spazio che arriva la torta. Allora, fate che i biscotti. Anzi, arrivano i biscotti. Prima di andare via me la apri qua vicino.
Scotto di maiale. Male. Torchio! Una mano mi serve. No, ma lascialo. Lascialo. Foglie di alloro e poi c'è la concia, sale, pepe, chiodi di garofano, Le droghe del norcino. I segreti di Gemini. Basta. Basta. I segreti della puzza. Basta, ma non c'è. No. È tutto lì dentro. e voilà, i ciccioli frolli adesso vengono imbustati. Adesso io... dai, bravo. Giusto il sale, giusto. Va bene? Poco sale. Com'è? Poco sale. No, giusto perché sono giusto. Va bene? Va bene, dai. Basta se che va sulla pressione. Bene, allora ringraziamo i ragazzi della Prati Ciccioli di Prati Solo. Praticello, vabbè, è sempre un prato, no? Praticello, scusate. Va bene ragazzi, grazie e buona continuazione. Bravo Leo!